Buongiorno a tutti e a tutte e ben ritornati sul canale della Bottega del Cieco. Oggi faremo una lezione teorica perché ogni tanto un po' di teoria serve, ma anche per andare a rispondere a quella che è stata una richiesta di uno di voi che segue il mio canale circa il raschio con una filatura negativa e cosiddetto alla francese. Dato che intorno ai raschi ci sono un po' di leggende metropolitane, cogliamo l'occasione per parlare di questo argomento specifico e anche per sfatare un po' di miti e di leggende, ma soprattutto per capire bene che cosa vuol dire usare un raschio nella maniera corretta, perché anche per il raschio, così come per le sgorbie, c'è un modo corretto di lavorare. Ringrazio naturalmente tutti quelli che ci seguono, compresi i nostri fedeli abbonati, e detto questo io direi che possiamo cominciare. Dunque, per fare la teoria abbiamo bisogno di una lavagna. Cercherò di essere il più chiaro possibile, il più semplice possibile. Dunque, un raschio che cos'è? Sostanzialmente è una lamina di metallo, in genere piuttosto spessa nei raschi di qualità, intorno al centimetro di spessore per chiarirci, e larga approssimativamente intorno ai 3-4 cm. Questa lamina di metallo nella raschiatura tradizionale viene presentata a 90 gradi contro il legno, quindi poggia utensili, lamina, l'angolo che si forma tra quella che è la bava, perché non c'è un vero e proprio tagliente nel raschio, e il legno è 90 gradi. Ora, quando noi presentiamo il raschio in questo modo, cioè piatto sul poggia utensili più o meno all'altezza del centro di rotazione, cosa succede? Che se non abbiamo più che la mano leggera facciamo dei disastri. Perché? Perché presentando questo utensile a 90 gradi contro il legno praticamente lo autoalimentiamo, è come se dessimo una zappata nel legno, tant'è che nel modo tradizionale di affilare i raschi, e quindi con un angolo intorno agli 80 gradi solo nella parte frontale, si tiene generalmente il manico alto rispetto al centro di rotazione, cioè si sistema il poggia utensile in maniera di avere il tagliente all'altezza del centro, dopodiché durante l'uso si alza leggermente il manico in maniera che abbassiamo l'angolo, non è più 90 gradi, diventerà più o meno 85 all'incirca, e questo ci permette di evitare, diciamo così, quelle che sono le classiche piantate. Questo viene aggirato, questo ostacolo, quando noi usiamo una filatura cosiddetta negativa, il che significa che nella parte superiore del raschio non lasciamo più, come vedete qui, la parte dritta, orizzontale, ma andiamo a creare un piccolo smusso, e quindi presentando nello stesso modo di un raschio tradizionale un raschio con una filatura negativa, automaticamente, anche lasciandolo piatto sul poggia utensile, il nostro angolo si riduce, quindi non si autoalimenta più. Adesso qui io ho segnato un 70 gradi e vedremo poi perché questo valore. Potrebbe essere anche inferiore o anche superiore, dipende da come affiliamo il nostro raschio negativo. Adesso cancelliamo questi due esempi e andiamo a vedere più in dettaglio la filatura negativa e la filatura alla francese. Allora, iniziamo dalle differenze sostanziali. Raschio tradizionale, quindi la nostra lamina la stiamo guardando di profilo, e raschio con la filatura negativa. Come vedete la differenza sostanziale è in questo smusso. Praticamente togliamo questo spigolo superiore e abbassiamo quindi il punto dove il raschio va a toccare il legno. Questo tipo di smusso è variabile, nel senso non c'è un angolo giusto, tant'è che se noi andiamo a vedere alcuni dei nomi noti, io vi ho fatto 3 esempi classici, abbiamo Sindri Drozda, che conoscerete in molti, che utilizza ad esempio un angolo di 25 e 25, cioè questi due lati vengono affilati a 25 rispetto alla verticale. Glenn Lucas ad esempio utilizza 33 e 33, e
Walt utilizza 70-30, quindi 70-30, che è quello che io consiglio nelle prime esperienze con il raschio negativo. Perché? Perché generalmente quando comprate il vostro raschio affilato in maniera tradizionale, quest'angolo grosso modo viene preparato dal fabbricante con un angolo intorno agli 80 gradi e quindi voi potete, senza consumare troppo metallo, pian piano trovare quello che è l'angolo che più vi soddisfa per le vostre esigenze, perché sostanzialmente, come abbiamo detto, non c'è un angolo giusto, c'è un angolo adatto a quelle che sono le vostre esigenze, le vostre, diciamo così, produzioni. Dipende molto da che cosa fate, tant'è che parlando di, come abbiamo detto all'inizio, raschio alla francese, non chiedetemi perché si chiama alla francese perché lo ignoro, ma è una delle tante cose che si muovono intorno alla tornitura. Soprattutto gli americani sono bravissimi a dire qualche cosa che proviene da un paese europeo perché fa fine. Noi accontentiamoci di dire che il raschio alla francese è un raschio che ha praticamente una curva. Guardato da sopra, il nostro raschio ha questo tipo di curva, che è molto adatta a quando si fanno le ciotole, sostanzialmente. Perché? Perché questo raggio di curvatura si adatta molto bene all'interno di una ciotola. Oltre ad adattarsi molto bene, perché è semitondo, ha anche il vantaggio di impegnare, a seconda di come voi lo muovete all'interno della ciotola, più o meno lama. È chiaro che meno lama tocca il legno e meno correte il rischio di fare dei disastri. Più aumentate quello che è il vostro contatto con il legno della lama, la quantità di trucciolo aumenta, è chiaro che la vostra forza di contrasto deve aumentare ed è altrettanto chiaro che se va storto qualcosa, avendo tanta lama impegnata, fate un disastro. Soprattutto, e ci tengo a sottolinearlo, non pensate di finire la vostra ciotola, dopodiché prendo il raschio e come se fosse la bacchetta magica della fata turchina risolve tutti i problemi. Soprattutto quando arrivate verso il bordo della ciotola, perché a quel punto la ciotola interamente scavata vibrerà, entrando in vibrazione saltellerà sul taglio del raschio e la vostra ciotola la raccogliete a pezzi sparsi in giro per il laboratorio. Quindi il raschio è da usare cum granum salis, come dicevano gli antichi. Non è una panacea. Anche il raschio, come tutti gli strumenti che utilizziamo in tornitura, si può usare, non è da demonizzare, ma quando lo usate dovete sapere bene che cosa fate. Per spiegarvi le forze in gioco di cui stiamo parlando, immaginate che un raschio tradizionale, generalmente chi insegna consiglia un rapporto tra la parte esposta, cioè quella verso il legno che esce dal poggio utensile, e la parte che invece fa leva positiva di 1 a 7. Quindi ogni centimetro che sporge la lama dal poggio utensile dovreste averne 7 a vostro favore, 2 cm, 14 e così via. Quando usiamo un raschio negativo, questa forza si dimezza, proprio in virtù del fatto che non andiamo più a impegnare in maniera brutale la lama con il legno, ma offriamo un angolo più favorevole. Solo per spiegarvi che una piccola differenza, sembrerebbe una piccola differenza, invece abbia una grande importanza, perché immaginate, passiamo a dimezzare la forza che serve a pilotare quell'utensile. Dimezzare la forza significa anche che potete permettervi un taglio decisamente meno aggressivo e di conseguenza ottenere dei risultati migliori, perché non dimentichiamo che stiamo usando un raschio, quindi raschia, non c'è verso. Tagliare è un conto, otteniamo una superficie piacevole, raschiare, otteniamo una superficie che magari risolve il problema di buchetti, righe, eccetera, ma lascia sicuramente tutto il pelo alzato per forza di cose, non c'è verso. Da un raschio non potete certo ottenere una superficie finita. Dopo bisogna lavorarci comunque, diversamente in molti casi rispetto a quello che ottenete invece con una sgorbia.
Detto questo, possiamo passare a vedere, e quindi cancelleremo tutto questo, quali sono i metodi per arrivare ad avere questo tipo di affilatura. Quindi adesso abbiamo questa bellissima ciotola. Immaginate che questa sia una bellissima ciotola. Qui abbiamo la presa mandrino, quindi qui ci sarà il mandrino. Noi abbiamo una serie di saltelli, di righette, eccetera, ed ecco il nostro raschio alla francese. E voi direte, perché non hai in mano l'utensile vero e proprio? È semplice, perché io non uso i raschi e quindi non ce li ho. Li ho studiati, ho imparato cosa fare, eccetera, eccetera, ma normalmente non li uso. Quindi nella mia panoplia degli attrezzi non ci sono di fatto raschi, tranne quello che avete visto probabilmente qualche volta in azione, che è ricavato però per altri versi da una normalissima lama al carbonio. Perché? Perché semplicemente la lama al carbonio, che tiene molto meno il filo di una lama in HSS, ha però un tagliente molto più sottile, e questo mi permette di usarlo in particolari casi, ottenendo quasi un taglio più che un raschio, anche perché è affilato con un 30-30 rispetto al raschio di cui stiamo parlando adesso. Torniamo al nostro raschio alla francese. Raschio alla francese, che significa, come abbiamo detto, che ha questa forma semicircolare, che potete ottenere naturalmente da un raschio tradizionale, oppure potete acquistare direttamente con questa forma e poi affilate, come abbiamo detto, in modo negativo, quindi avrete la parte inferiore 70 gradi, diciamo, e la parte superiore 30 gradi. Naturalmente questo deve essere affilato lungo tutto il raggio di curvatura, non c'è solo una parte, dovete partire dalla punta estrema e arrivare fino a dove la lama corre rettilinea. L'utilizzo è intuitivo, e quindi se questa è la nostra ciotola, naturalmente noi andiamo a far scorrere il nostro raschio in questo modo. Ricordate, come abbiamo detto in precedenza, che diciamo quando arrivate nell'ultima parte della vostra ciotola state correndo dei rischi. Perché? Perché questa parte entrerà sicuramente in vibrazione, quindi dovete stare molto attenti se proprio volete arrivare fino qui. Il mio consiglio è piuttosto, se siete incerti con la sgorbia da scavo e quindi lasciate qualche righetta eccetera, di fare la parte di scavo fino a questo punto, eventualmente rifinirla subito con il vostro raschio, dopodiché farete l'altra parte di scavo, rifinite, parte finale, e a quel punto raccordate all'ultima parte, cioè andrete per gradi, altrimenti rischiate nella parte in cui avete più sostegno, perché c'è ancora la presa mandrino, di togliere una riga e aggiungerne due nella parte finale, che vi esploda la ciotola o comunque il recipiente che state facendo. Per fare tutto questo naturalmente dovete affilare il vostro raschio. Al di là del dargli la forma, un raschio non taglia perché ha un tallone d'appoggio e un tagliente, ma taglia con quella che viene detta comunemente bava, cioè quando voi uscite dalla vostra mola, dopo aver dato la forma, avete nella parte superiore del vostro raschio una specie di bavetta, che adesso io vi disegno in maniera ingigantita, in maniera da far capire di cosa stiamo parlando. Quindi ecco il nostro raschio di nuovo di profilo, e quello che vedete qui a mo' di ricciolini non sono un ricciolo tirabaci, ma sarebbero una bava ingigantita, per farvi capire dove si forma. Si forma naturalmente fuori dalla filatura della vostra mola. In quel momento qui avete tirato sulla bava, che è quella che taglia, che è micrometrica, proprio una cosa infinitesimale. Per mantenerla per almeno alcuni minuti, perché qui parliamo che la bava si consuma in fretta, molto più in fretta di quanto si consumi il tagliente dopo aver affilato una sgorbia. Qui parliamo che dopo 30-40 secondi di lavorazione la vostra bava non funziona già più. Dopo quel tempo
a seconda naturalmente della qualità del materiale e della forza che fate voi, la bava non c'è più, sta grattando in maniera brutale la parte di metallo resistente, cioè lo spigolo di congiunzione fra i due angoli. E lì avete un'azione decisamente importante e devastante dal punto di vista delle fibre del legno. Quindi voi dovete sempre lavorare con la bava. Avete pochi secondi a disposizione sostanzialmente, dopodiché la bava si consuma. Per evitare che in 3 sessioni di lavorazione avete consumato il raschio, andando sempre alla mola, cosa fate? Vi procurate o una piastrina diamantata, oppure una pietra per affilare, anche una pietra d'India va bene, oppure un brunitoio, di quelli che abbiamo visto, e se non ve lo ricordate andate a vedere il filmato sulla rasiera e lì c'è il brunitoio che utilizzo io normalmente. E vi lascio eventualmente l'indicazione, il link del filmato della rasiera in alto a destra. Ora questa nostra bava possiamo alzarla come facciamo ad alzarla? Semplicemente passiamo la nostra pietra, schedina diamantata, brunitoio eccetera, alcune volte da una parte, alcune volte dall'altra parte, finché alzate quel minimo di bava, lavorate di nuovo un po', si consumerà e così via. Generalmente utilizzando il sistema della piastrina diamantata e altri avete diciamo dalle 3 alle 4 volte aumentato la vostra autonomia di lavoro prima di tornare di nuovo alla pietra. Però lo ricordo ancora a costo di essere ripetitivo e assillante, ma cercate sempre di lavorare esclusivamente con la bava, perché se non lavorate con la bava, invece di ottenere almeno un beneficio, rischiate invece di fare dei disastri veramente. Scompigliare le fibre del legno in questo modo devastante significa che poi, nonostante tutte le carteggiature, con tutti i problemi della carteggiatura che potete fare dopo, la vostra superficie rimarrà sempre povera, rimarrà sempre rovinata sostanzialmente, anche se non ci sono buchini, non ci sono righe eccetera. Quando passate una qualsiasi finitura sopra quelle fibre devastate, il vostro legno non brillerà, non darà il meglio di sé, rimarrà sempre una superficie opaca per quanto voi possiate mettergli vernici brillanti e quant'altro. E con questo direi che sul raschio alla francese con affilatura negativa ci siamo detti tutto. L'ultima cosa, ed è una dolente nota, se proprio volete affrontare questo tipo di discorso e di lavorazione, preparatevi a sborsare una bella cifra, perché sono strumenti che, se di qualità, costano effettivamente un bel po' di soldi, costano molto di più di una buona sgorbia, quindi a voi vedere se ne vale la pena. Con questo ci siamo detti tutto, io vi auguro una buona vita e naturalmente un arrivederci sul canale della Bottega del Cieco.